Questa collezione non è nata in un atelier né in uno studio stilistico. L'ho creata con Porsche, ma non nel reparto creativo. L'ho creata in uno store, in un lavoro che con la creatività non c'entra davvero nulla. E voglio raccontarvi della mia esperienza. Sono Andrea Imperio, un creativo che abita a Milano, o meglio, in provincia. E voglio raccontarvi in questo canale di tutto ciò che concerne la mia passione per la moda, da design a esperienze a BTS. Quindi, benvenuti. Essere una persona creativa e lavorare in un ambito non creativo sono due facce di una moneta non particolarmente rara, soprattutto qui in Italia. Ha un che di romantico, no? Lavorare in uno store o in una caffetteria e aspettare con ansia il momento di bippare quel badge per uscire al tramonto e creare qualcosa che solo tu puoi fare. Questa è la mia esperienza. Scrivevo canzoni, ho performato su palchi, ho gareggiato in competizioni di danza in vari stati europei, ho disegnato figurini fino a creare cartamodelli e realizzare interi vestiti. Tutte queste esperienze mi sono servite per trovare un lavoro creativo? Direi di no, se non sarei qui a parlarvene. Eppure a un certo punto sono entrato a lavorare in Porsche, in uno store. Mi sentivo sempre in deficit rispetto a chi ha studiato in scuole di design, perché io non avevo avuto quell'opportunità. Ho sempre trovato il modo di imparare utilizzando altri metodi. Questa volta però avevo deciso che non volevo limitarmi a fare solo ciò che il contratto lavorativo mi diceva di fare. Volevo trovare il modo per far vedere all'azienda che potessi essere effettivamente un jolly. Dopo tanto tempo e tanti tentativi, sono riuscito infatti a creare Chills, che è una collezione che riprende 3 modelli di auto Porsche, ma che non mette queste auto al centro, perché il focus reale è sulle emozioni che queste auto suscitano nelle persone. È una collezione più fittabile, più concettuale anche, se vogliamo dirlo, ma ve ne parlerò più avanti. Per realizzare questa collezione ho trovato il modo di cambiare le carte in tavola, o meglio, scombinarle, piegando il sistema. E l'ho fatto in 3 mosse semplici. Conosci e fatti conoscere. Non parlo solo di colleghi, ma anche di manager, responsabili, fino anche al CEO. Conoscere significa indagare, significa decifrarne le personalità, i gusti, i modi di esprimersi. Ogni persona reagisce agli stimoli in modi diversi e se non conosciamo esattamente chi abbiamo di fronte, potremmo non risultare abbastanza efficaci. Sfrutta ogni occasione. Ogni anno l'azienda organizza un corso gratuito per formare le persone in ambito lavorativo. Avrei potuto scegliere qualcosa che riguardasse effettivamente il lavoro che stavo facendo, invece ho scelto grafica e direzione creativa. C'entra poco con il lavoro che stavo facendo. Eppure sono riuscito a farmi accettare queste richieste perché ho fatto capire all'azienda che questi corsi non avrebbero avuto vantaggio solo per me, ma anche per l'azienda stessa. E così lo hanno capito anche i manager. Penso che ogni corso, evento, meeting che le aziende offrono sia un'opportunità di crescita e sta a noi capire come sfruttarla. Trova il problema, proponi la soluzione. Ed è qui che casca l'asino. È facile trovare problemi, ma il difficile sta nel saperli spiegare e soprattutto nel trovare una soluzione. Ed è proprio quella soluzione che può permetterti di cambiare le regole. Nel mio caso, Porsche voleva comunicare ai giovani, proponendo qualcosa in cui potessero identificarsi. Il problema è che tutte le sue collezioni erano limitate al motorsport. Mancava qualcosa di diverso, capi indossabili in città o al mare o anche la sera. Qualcosa che parlasse di Porsche, ma non per forza di motori. Ed è qui che mi sono infilato. Un solo sì però non bastava. Ho dovuto convincere i manager cambiando sempre tono e linguaggio fino ad arrivare al CEO e poi ancora più in alto, alla Germania stessa. Ho dovuto fare i conti con i feedback posti dall'azienda, alcune volte per motivi di produzione, altri per motivi un po' inspiegabili. Rimanere all'interno delle guideline e dei paletti posti dall'azienda non è stato facile, ma alla fine la collezione ha preso forma e è stata approvata. Ho chiamato Chills questa collezione perché chill è quel tipo di emozione che senti quando provi qualcosa di positivo, quasi inaspettato. Chill in Porsche per me è quel momento in cui utilizzi l'auto per fare qualcosa che davvero ti piace. Magari stai trasportando una tavola da surf su una 911 e stai aspettando di raggiungere la spiaggia, oppure sei su una Dakar e sei nel deserto tra le dune o in montagna, oppure magari sei in città di sera, le luci si accendono e con una Macan stai andando a trovare i tuoi amici per berti un drink.
Chill per me è quel tipo di emozione fugace che senti in modo quasi impercettibile, ma sai che c'è, perché stai facendo qualcosa che ti fa stare bene in quel momento. L'idea quindi era quella di proporre una collezione che potesse uscire dai classici confini del brand, ma che comunque parlasse di Porsche. E grazie alle mie rappresentazioni ho potuto mostrare la mia visione a tutte le persone che hanno avuto modo di vedere questa collezione. Trovare il modo per essere creativi lavorando in un ambito non creativo non è impossibile. In fondo sono due facce di una stessa moneta che, seppur dura, si può piegare fino a mostrarle entrambe. Tutto ciò che serve è un'idea e i mezzi per permettere agli altri di comprenderla.